Questo è il fischietto della morte azteco, appena finito di stampare con la mia stampante 3D. Gli storici dicono che serviva a terrorizzare i nemici in battaglia, e a fine video capirete perché. Amici, bentornati su Stranger Labs. Oggi voglio farvi vedere una cosa molto carina. Ho trovato un progetto interessante da stampare. È il fischietto della morte azteco. È un fischietto a forma di teschio che usavano gli aztechi per spaventare i nemici in battaglia. Ovviamente questa è una riproduzione, però il progetto di stampa 3D è molto ben fatto. Vi metterò in descrizione il link per poterlo scaricare e stampare a casa vostra. Ed ecco qui il progetto importato dentro il nostro Orca Slicer. Come potete vedere è molto carino e molto ben fatto. Per poterlo stampare correttamente ha bisogno dei supporti, però i supporti dovranno essere configurati nel modo corretto e adesso vi spiego perché. Ecco qui il progetto con i suoi supporti. Io di solito uso i supporti di tipo ad albero, stile organico, con un angolo di soglia di 30. Però vi faccio notare una cosa: se noi andiamo a vedere l'interno del progetto, vedete che vengono generati dei supporti anche all'interno del cranio del fischietto e questa cosa potrebbe pregiudicare il funzionamento del fischietto stesso. Vi faccio notare anche che nonostante io abbia abilitato i supporti solo sul piatto, comunque i supporti interni vengono generati. Quindi per ovviare a questo problema possiamo settare l'angolo di soglia a 15 anziché 30. Se io rifaccio elabora piatto, vediamo un po' il risultato, vedete che magicamente i supporti all'interno del cranio sono scomparsi. Quindi verrà stampata correttamente, chiamiamola la cassa sonora, per fare in modo che il fischietto azteco funzioni correttamente. E ora procediamo alla stampa. Prima di farvi vedere il fischietto interamente stampato, voglio farvi vedere una cosa molto simpatica e un po' inquietante che è successa. Mentre stampavo il teschio mi sono accorto che un rumore strano, un fischio diverso dal solito, proveniva dalla stampante 3D. Il teschio sembrava che urlasse durante la fase di stampa. Cosa stava succedendo? Praticamente la ventola della stampante soffiava aria dentro il cranio del teschio, quindi emetteva il suono che a regime, vedrete, molto più potenziato, il fischietto emetterà quando sarà interamente stampato. Però ve lo faccio sentire. Sentite questo soffio diverso? Quando il nozzle passa sulla parte posteriore del cranio. Eh sì, diciamo che quel suono non era proprio ben augurante. Ora però passiamo alla fase di distacco dei supporti e poi proveremo il fischietto. Ed ecco qui la stampa ancora attaccata al piatto della Creality Ender 3V3 SE, la mia stampante 3D. Adesso procederemo a staccare il teschio dal piatto. Come vedete è pieno di supporti. Iniziamo a staccarli. Via uno, via i supporti sull'altro lato, via i supporti sotto il mento, via anche i supporti sulla parte sinistra del cranio. Ci sono anche dei supporti sotto il teschio che ho deciso comunque di lasciare, anche perché non creano nessun fastidio e non pregiudicano la bellezza della stampa. Ed ecco qui il nostro teschio, guardate che bello. Fra poco proveremo il fischietto soffiando in quel buco. Ok, ecco qui il nostro teschio, il nostro fischietto azteco, e adesso lo proveremo. Proverò a farlo suonare. Mi allontano un po' dal microfono perché è veramente rumoroso. Come vedete è davvero inquietante, cioè sembrano davvero delle urla umane. Adesso non so se il microfono rende giustizia al suono che viene emesso, ma vi assicuro che dal vivo è veramente inquietante e sembrano delle urla umane. Se il video di oggi vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like e ci vediamo al prossimo video.